sono il caposettore della divisione aerodinamica e compositi delle team squadra corse dell'Università di Pisa. L'attività che porta avanti il team consiste nella progettazione aerodinamica, elettronica e motoristica delle due tipologie di vettura che portiamo in gara, quella con guidatore e quella a guida autonoma, fino alla realizzazione finale delle macchine e con relativi test e collaudi. Gli studenti che partecipano alla Formula SAE fanno capo a più di 500 atenei in tutto il mondo. La Formula SAE nasce negli anni 80 negli Stati Uniti per volontà della Society of Automotive Engineers. La struttura della gara è suddivisa in due parti. Una parte in cui vengono valutati i progetti sia dal punto di vista tecnico che economico delle auto e una parte in cui l'auto viene effettivamente messa in pista e vengono effettuate le prove, ad esempio di accelerazione, di tenuta di strada in curva oppure una sorta di giro lanciato simile a quelle che sono le prove della Formula 1 che stabiliscono la classifica finale della gara. Per la produzione dei modelli, degli stampi e dei componenti ci siamo avvalsi della collaborazione di importanti realtà industriali italiane, tra le quali Innovation Tech per la laminazione dei pezzi in fibra di carbonio e BS per le lavorazioni con tecnologia 5 assi, sia per il legno che per i materiali compositi, in particolare per quelli in fibra di carbonio. Art Legno è una falegnameria specializzata nella realizzazione di progetti custom. Siamo entrati in contatto con l'Università di Pisa in modo particolare, ossia rispondendo ad una richiesta pervenuta su un gruppo social dedicato ai professionisti del settore legno. La richiesta era sfidante: realizzare lo stampo dell'alettone posteriore, delle carenature laterali e del musetto frontale di una vettura da corsa. Le raggiature da 13 decimi delle tasche presenti sullo stampo dell'alettone erano caratterizzate da altezze ed inclinazioni diverse, ma grazie al simulatore del software B-Solid DBS ho potuto verificare in tempo reale collisioni ed esecuzione in continuo della fresatura. Con i ragazzi dell'Università di Pisa abbiamo aperto una collaborazione per la realizzazione di alcuni particolari per la macchina per il campionato universitario. Sono stati realizzati tramite mastri in MDF, uno stampo in vetroresina. Sono 4 pezzi, i 2 fondi, il sedile e un'ala posteriore. La laminazione è stata fatta in Innovation tramite l'aiuto degli operatori. Laminato il pezzo viene estratto dallo stampo e viene poi rifilato tramite fresa CNC. Noi con la nostra ABS materia abbiamo rifilato i pezzi e le frese ABS ci permettono di raggiungere anche i punti più nascosti e più difficili da raggiungere per una ottima rifilatura. Siamo di fronte a un'unità a 5 assi prodotta da ABS. Caratteristica di questa unità a 5 assi è la presenza di freni sugli assi rotativi ed encoder sugli assi rotativi e il mandrino. Questa applicazione consente di aumentare notevolmente la precisione nelle lavorazioni, come ad esempio la foratura di inserti sul materiale di fibra di carbonio. Abbiamo il veicolo driverless della squadra, che è un veicolo in grado di muoversi in completa autonomia senza la necessità di un pilota. Il nostro software è composto da diversi moduli ROS. Abbiamo il modulo della Perception che fa affidamento al sensore LiDAR e alla telecamera per riconoscere ogni eventuale oggetto o ostacolo che si trovi sul tracciato che la macchina deve percorrere. Questo viene dato in input al modulo di SLAM che si occupa di mappare il tracciato e localizzare il veicolo all'interno di questo tracciato. L'ultimo modulo, Model Predictive Control. Dato l'ambiente circostante e la posizione del veicolo all'interno di questo ambiente, si occupa di calcolare la traiettoria migliore per il veicolo. Intendiamo quella che diminuisce ad esempio il consumo di carburante, riduce il numero di colpi di sterzo oppure cerca di minimizzare il tempo sul tracciato. L'attuazione deve occuparsi di riprodurre nel modo migliore possibile quello che farebbe un vero pilota, quindi da come muovere lo sterzo nella maniera più smooth e delicata possibile all'utilizzo della frizione con la stessa delicatezza e le stesse tempistiche, così come farebbe un pilota. È un progetto che favorisce la comunicazione e lo scambio di competenze tra l'università e le aziende private. Difatti, in molti casi l'attività della squadra corse è stato motore che poi ha portato alla nascita di collaborazioni e progetti veri e propri tra aziende, università e eventuali altri partner pubblici o privati presenti sul territorio e anche ovviamente a livello internazionale.